Oggi è il 18 luglio 2022. Siete andati a comprare questo set di spinatura alla Lidl? No? Male, male. Questo è il set di spinatura della Parkside che costa 3,50 € e che ho comprato questa mattina a Lidl. Un set semplicissimo, facile, veloce, pratico, che ci permette di unire fra di loro delle tavole, sia affiancandole che in modo perpendicolare, ma ora vi farò vedere pure un paio di esempi. Semplicissimo, perché all'interno di questa scatolina ci sono solamente questi piccoli oggettini che servono appunto per spinare il legno. Come fanno delle cose così piccole? Siamo abituati a jig, marchingegni particolari. Ragazzi, questa è una soluzione geniale, semplice, non c'è nulla di complesso, di chissà quale lavoro ingegneristico dietro, però nella loro semplicità ci permettono di creare delle strutture ex novo oppure di unire un pezzo ad una struttura già esistente. Ma prima di iniziare, stavo quasi per dimenticarlo, voglio invitarvi ad andare a guardare l'ultimo video di un laser eccezionale, un incisore laser il più potente che abbiamo mai provato, con 130 watt totali e 20 watt per quanto riguarda il modulo laser. Andate a dare un'occhiata perché è davvero incredibile. Link giù nel primo commento e nella descrizione, oltre al link di prodotti identici a questi se eventualmente nel punto vendita della vostra città non doveste trovarli. Quindi mettiamoli sul bancone e facciamo subito due prove. Ed iniziamo con uno degli unboxing più complessi della mia vita, quindi abbiamo già finito. Unboxing completato, vediamo quello che troviamo all'interno. Si vede già dalla plastica perché è trasparente. Abbiamo quindi in dotazione diversi di questi aggeggini per fare le spinature con dei diversi diametri, delle diverse misure, e adesso li guarderemo. Innanzitutto sono prodotti dalla OIM, quindi spina centrante affilata ed appuntita per marcare con precisione i fori per i tasselli, quindi per le spine in acciaio al carbonio. All'interno troveremo delle spine da 6 mm, da 8 mm e da 10 mm. E allora siamo pronti per le prime prove. Voglio ricordarvi solo che oggi in vendita erano previsti anche dei set tipo questo, quindi con degli stop, per evitare di fare un foro con una profondità maggiore a quella dello spessore dello stesso legno, quindi il rischio di oltrepassarlo. Allora dobbiamo utilizzare, in questo caso farò la prova con delle spine da 8 mm, una punta per legno da 8 mm, uno stop come questo e poi ovviamente i marcatori della stessa misura. Facciamo la prova su due pezzi di MDF e allora guardiamo subito come si utilizza. Ragazzi, faremo delle prove molto semplici e rapide. Innanzitutto, proprio perché non abbiamo una dima, possiamo anche farlo in modo casuale, e siccome questo tipo di set può servire anche a chi si improvvisa per unire semplicemente delle tavole ogni tanto, facciamolo in modo casuale. Quindi pratichiamo dei fori senza prestare molta attenzione. D'altra parte servono proprio a questo, a ricopiare in modo preciso dei fori che possono essere praticati in modo casuale. L'unica cosa che non dovete fare in modo casuale è il foro, quindi evitate di farlo con inclinazioni che siano sbagliate. Dovete cercare di essere più perpendicolari possibile alla superficie, semplicemente prestando la massima attenzione. Quindi pratichiamo il primo dei fori. Ok, primo foro praticato, l'altro lo pratichiamo da questa parte. Ok, questi quindi sono i nostri fori, all'interno dei quali possiamo inserire direttamente le spine perché il diametro combacia perfettamente, ma dobbiamo fare in modo che gli stessi fori siano utilizzabili su questa tavola, quindi dobbiamo sfruttare e ricopiare i fori in questa. Per farlo bisogna prendere quindi il marcatore, inserirlo e come vedete abbiamo una punta che, essendo conica, va a combaciare esattamente al centro del foro che abbiamo appena praticato. Questo è un poco più centrale rispetto al profilo del legno, questo invece è venuto un poco più in basso, quindi due fori praticati male. Nel caso in cui dobbiamo ricopiare dei fori già esistenti su un pezzo, allora in questo caso l'unico metodo comunque più veloce è proprio quello di utilizzare questi marcatori. Immaginate di avere una struttura già pronta con dei fori praticati in precedenza e alla quale dovete unire un nuovo pezzo, quindi dovete utilizzare delle spine. Per ricopiarle basterebbe semplicemente questo metodo molto pratico, quindi da questa parte non abbiamo alcun segno, se io l'affianco cercando di essere il più precisi possibile, dopodiché si avvicinano senza praticare molta forza e a questo punto avremo il segno esatto di dove vanno a combaciare i centri dei fori che ho praticato, uno qua leggermente più in basso
e uno da questa parte invece praticamente al centro. Proviamo a praticare il foro e quindi ad unire queste due tavole utilizzando le spine. Allora, una piccola precisazione: per forare il legno si può utilizzare anche la punta per metallo, riesce a farlo allo stesso modo senza alcun problema. L'unico neo negativo è che non ha questa punta al centro, invece la punta per il legno è dotato di questa punta che ci permette di seguire una traiettoria dritta anche su legni che abbiano delle venature che altrimenti ci farebbero deviare. In questo caso questa punta possiamo sfruttarla, dobbiamo sfruttarla per prendere il centro esatto, quindi così sono al centro esatto del foro che ho praticato prima. Ne pratico una parte, dopodiché regolo la profondità di questo stop, altrimenti le spine non entrerebbero perché sono troppo lunghe, anche se potrei accorciarle. Allora, a questo punto rimuoviamo questi marcatori, ok, oppongono pure una buona resistenza, quindi il foro è del diametro giusto. Allora, proviamo adesso ad unirli, quindi inseriamo la prima spina da questa parte, la seconda spina da quest'altra parte e uniamo i due pezzi fra di loro. Voglio fare in modo che si veda e vi faccio vedere come si uniscono. Allora, ve lo faccio vedere in questo modo mentre sono inclinati, così vedete i fori che combaciano. Ok, dopodiché si spingono fra di loro. Ok, è MDF, l'ho sollevato l'ho quasi rotto, quindi si muove un poco, però guardate, combaciano a perfezione. C'è questo minimo gioco dovuto proprio alla morbidezza dell'MDF, però i pezzi sono perfettamente allineati per tutta la loro lunghezza. Se avessi utilizzato ovviamente un legno più adeguato non avrei avuto neanche questo gioco, però guardate, anche da questa parte siamo perfettamente allineati e questo è il punto dove ha risentito di più del movimento, quindi l'MDF è tenero e si ha questo difetto, però come vedete combaciano a perfezione e lo stesso sistema possiamo utilizzarlo nel caso in cui vogliamo praticare dei fori utilizzando il tipo di giunzione a 90 gradi, quindi in questo modo. Allora pratichiamo dei fori da quest'altra parte e vi faccio vedere, ma il sistema è lo stesso, molto semplice come quello che abbiamo appena visto. Quindi inseriamo i due marcatori come abbiamo fatto poco fa. Ok, facciamo in modo che combaci, sto facendo tutto ad occhio ma mi sembra di essere stato comunque preciso. Un colpetto di qua, un colpetto di qua. Abbiamo i due segni dove praticare i fori, quindi proviamo e vediamo come va. Non sto utilizzando lo stop. Come vedete in questo caso si nota ancora di più il contrasto, vado esattamente a beccare il puntino con la punta del trapano, quindi praticherò il foro esattamente in questo punto. Allora vado ad occhio, spero di non oltrepassare il pezzo e quindi non forare anche il bancone. A questo punto rimuovo di nuovo i marcatori, ormai il foro è un pochettino più largo perché poco fa l'ho forzato, quindi si rimuovono con più facilità. E a questo punto proviamo ad unirle con la giunzione a 90 gradi. Porca miseria. E anche in questo caso giunzione direi praticamente perfetta, considerando sempre che è MDF e che quindi non ha chissà quale tenuta. Il risultato è più che soddisfacente, sì, decisamente un buon risultato. E allora ragazzi, visto quanto possono essere utili questi piccoli cosini, davvero un'idea geniale, non della Parkside perché già esistono, infatti come vi ho detto, se non li avete trovati vi lascerò dei link giù nel primo commento nella descrizione in modo da poterli comprare eventualmente su internet. Però ragazzi, questa soluzione di riuscire ad unire, anche se i fori non sono centrati, guardate com'è decentrato questo, fatto appositamente in modo casuale, e riusciamo a ricopiare lo stesso errore su un nuovo pezzo, quindi riusciamo ad unirli sia a 90 gradi come in questo caso oppure affiancandoli. Secondo me è un'idea geniale,
perché anche un jig per fare le spine, quindi per praticare i fori sui legni, effettivamente serve appositamente per farli in modo preciso. Se già il foro esistente non è preciso, allora l'unico modo che abbiamo è quello di utilizzare questi ricopiatori, questi set per spinatura, marcatori, come vogliamo chiamarli, li chiamiamo, che ci permettono di ottenere questo risultato. Ragazzi, per me è eccezionale, i pezzi sono perfettamente allineati e effettivamente, come avete visto, ho fatto tutto ad occhio, quindi non ho utilizzato nessuna dima, sono riuscito a posizionarli perfettamente. Io direi che per la cifra che hanno, 3,50 euro, ma anche se costassero 10 euro, per quello che riescono a darci, quindi la possibilità, come ho detto poco fa, di continuare un lavoro che altrimenti avremmo difficoltà a continuare. Come fate a copiarlo con questa velocità? Si può fare, si può trovare il sistema obiettivamente, ma non con questa velocità. Quindi io spero di avervi fatto conoscere un prodotto che possibilmente non conoscevate, che è semplice nella sua idea, è geniale come trovata, però effettivamente nell'utilizzo è molto semplice e pratico. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Ragazzi, che caldo da morire. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video cliccando qua sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella in modo da attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto. Ah, fa.